Ciao a tutti amici, oggi vi spiego come installare Magic Lantern sulla vostra Canon. Magic Lantern è un'applicazione che praticamente aggiunge una quantità di funzioni incredibile a livello anche professionale. Lo avevo già installato diverse volte, ma poi troppo complicato, però siccome adesso ho iniziato di nuovo a fare qualche video che sembri più professionale, ho deciso di rimetterlo, soprattutto per una funzione che nella Canon nativamente non ha, ed è che ti fa vedere le zone che sono in fuoco utilizzando una cosa che viene chiamata zebra, ti fa vedere proprio le cose in fuoco, molto bella, ma c'è una quantità di funzioni incredibile. Non è supportata dalla Canon, quindi a vostro rischio e pericolo. Io l'ho installato 2 volte e l'ho disinstallato 2 volte, non mi ha dato problemi, però il rischio c'è. L'ultima volta mi si è proprio anche crashata la camera, ho dovuto staccare la batteria, non si spegneva più, allora ho detto basta, togliamolo, però vabbè dai, tentiamo di muovere il rischio, visto che molte persone lo utilizzano, è molto bello. L'altra cosa è installiamo dei finti C-Log nelle videocamere professionali, come anche la Canon, però a livello molto alto. Usano un profilo che si chiama appunto il C-Log, che permette di registrare il video con saturazione molto bassa, contrasti molto bassi, in modo che poi dopo riesci in post produzione a regolare i colori meglio, un po' come succede quando scatti le foto in RAW, no? E non c'è l'opzione qua nativamente, però sono persone che hanno creato dei profili che possiamo scaricare anche gratuitamente e vediamo come installarli. Ok, per quanto riguarda Magic Lantern, il sito è questo qua, ci sono tutte le fotocamere, dovete scegliere ovviamente quella che fa per voi, nel nostro caso è la 7D, già qui test non available. E come ho detto è a volte un po' rischioso, infatti io per molto tempo non l'ho voluto fare per non avere problemi. Comunque non mi ha dato problemi alla fine. Dovete avere il Canon firmware 2.0.3, scaricate il file, e l'abbiamo già scaricato qui, lo aprite, lo unzippate e mettete tutti questi 3 file dentro la vostra card. Praticamente qua abbiamo la nostra card, abbiamo vedete? Compratevi uno di questi semplicissimi lettori di card perché è molto comodo, io lo utilizzo spesso in questa maniera perché a volte non mi si connette la fotocamera. Comunque li mettiamo nella root, diciamo, e questo è a posto. Adesso questa card la rimettiamo dentro la fotocamera e passiamo al processo di installazione. Ok, passiamo con l'installazione di Magic Lantern. Abbiamo inserito la carta, accendiamo, dobbiamo andare nel menu dove dice il firmware, ecco, firmware versione 2.0.3, giusto, schiacciamo, dirà vuoi fare l'update, ok, adesso si carica, ok, sta caricando Magic Lantern, ok, restart your camera, okay, lì. Non cancellate i file dalla card, non cancellateli manualmente, se dovete cancellare dovete formattare la card, dovete stare attenti. Comunque adesso è installato, praticamente quando noi andiamo ad esempio nella modalità video, non vi sto a far vedere tutte le cose perché non lo so manco io, ci sono una miriade di cose. Possiamo vedere che ha aggiunto questa barra con tantissime informazioni. Se schiacciamo il tasto cancella, ecco qua vi dà enjoy, una schermata, e poi potete vedere che qui adesso avete una serie di menu incredibili. Magari quando avrò capito un po' di più vi farò vedere quello che utilizzo io, i trucchetti. E per quanto riguarda il C-Log o questi profili diciamo che lo simulano, il primo sito che vi faccio vedere è questo qua, link nella descrizione, e questo profilo è a pagamento, però vi fa vedere un po' come verrà. Vedete, allora così è senza questo profilo,
e così è col profilo. Però se non avete capito, non è che questo sarà il risultato finale, no, questo è il risultato iniziale, perché se voi scattate un video già così, i capelli qua sopra sono praticamente bianchi, non riuscirete mai a andarli a aggiustare. Invece se scattate questo qua vedete che ci sono un po' di capelli e alla fine poi il risultato sarà magari così, però voi siete partiti da qua e avete molto più controllo sui colori, sulle luci, sulle ombre. Quindi qua potete andare a vedere altri effetti molto belli. Il pacchetto costa $19. In teoria dentro la vostra fotocamera potete regolare e creare dei vostri profili. Ci sono già dei profili definiti e potete crearle, e ci sono solo 4 slide. Quindi inizialmente io ho detto vabbè, ma se io metto 000, metto contrasto, saturazione tutto 0, non lo so, non viene uguale. Non so come li fanno, però diciamo che c'è qualcosa in più. Questo è a pagamento, se vi piace compratelo, altrimenti c'è CineStyle che è gratuito, link nella descrizione, è molto bello, quindi fa più o meno quelle stesse cose che fa quell'altro. E poi c'è anche questo qua che è il Drobiazko, che non ho trovato il sito ufficiale. Questo è il colore normale che viene dalla Canon, così è quello a pagamento. E poi c'è il profilo Drobiazko, che è questo qua, che comunque anche così ti dà quel look un po' da video professionale. Ho visto che molti professional utilizzano sempre questi colori un po' poco contrastati, non lo so, va bene. Link questo qua russo. Comunque io per praticità vi metterò tutto in un pacchetto che ho messo nella descrizione, gratuito, scaricatelo. Per installarlo sulla fotocamera dovete utilizzare l'applicazione OS Utility, che è l'applicazione che viene data in omaggio quando comprate la fotocamera. E quindi adesso dobbiamo connettere la nostra fotocamera, vediamo come installare i profili. E se non avete il CD della fotocamera potete andare sul sito della Canon e scaricarlo. Comunque metterò nel pacchetto anche questo, magari funziona, probabilmente funziona, sarà sempre lo software per tutti. Ok, quindi andiamo nelle OS Utility per mettere i nostri profili. Camera setting, remote control. Abbiamo la nostra fotocamera connessa al computer tramite il porto USB. Ok, allora andiamo qua nella sezione shooting mode, abbiamo il register use define style, quindi schiacciando avremo 3 personalizzazioni. Nella una ci ho messo il Drobiazko, nella seconda ci ho messo il CineStyle e nella terza ce ne possiamo lasciarlo, che magari lo creiamo noi, oppure carichiamo qua il nostro nuovo file che abbiamo messo. Quindi ecco qua, adesso non lo carico perché ce l'ho già, e quindi dopo lo andrà a installare dentro la nostra fotocamera. Ok, facciamo una prova. Potete vedere, abbiamo il nostro robottino, faremo standard, CineStyle e Drobiazko per vedere un po' come sono. Ok, vediamo un po'. Allora, se noi andiamo innanzitutto nei nostri profili e mettiamo standard, che è quella della Canon nativa, ce ne sono altri tipo Portrait, Landscape, Natural. Qui sotto poi avremo i nostri profili, ma noi lasciamoci per il momento standard. Poi andiamo nelle opzioni video, possiamo vedere che ho messo in manual foco e possiamo vedere che c'è come un coso intorno al robottino, ci indica che quello è in fuoco. Se noi girassimo, adesso la poltrona è in fuoco perché il bordo fa vedere che c'è come un qualcosa, e poi adesso non si vede molto altro, ma probabilmente funziona molto con i bordi. Ecco, adesso l'obiettivo della Canon è in fuoco e è molto bello. Quindi adesso facciamo una registrazione. Ecco, ci fa vedere anche che questo qua è praticamente bianchissimo, quindi lì sarà il bianco sparato, cioè bianco al 100%, quindi lì quella zona lì non la potremo andare a correggere, quindi a sto punto potremo andare magari a regolare un po', ecco, andiamo a regolare lo speed 1 su 60esimo, 2.8. A me piace 2.8 perché a me piace lo sfocato
fuori, questo è un cinquantesimo, un quarantesimo, mettiamo un sessantesimo, perfetto, quindi ha tutte le zone giuste, non c'è niente di sovraesposto, ecco. Record, poi adesso andremo a agire sul livello del fuoco, tentando di andare a ovviamente io non so mai se devo girare a sinistra o a destra, allora giriamo a destra, ecco, robottino, ecco, adesso dovrebbe essere in perfetto fuoco, vedo le gambe che stanno vibrando e voilà, perfetto. Devo dire i colori molto belli, magari questa situazione andrebbe bene anche questo profilo standard, però va bene. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altro profilo, quindi andiamo, giusto per stare uguali, mettiamo quello in fuoco, andiamo nel menu, mettiamo Drobiazko, come cavolo si pronuncia? Possiamo vedere che già i colori sono molto più fade out, più schiariti, molto schiariti. Registra, poi andiamo verso il robottino in fuoco adesso, ok, perfetto. Andiamo di più, magari se riusciamo a inquadrare la spada in fuoco, la spada de fuoco, la spada in fuoco o la spada de fuoco, uguale, perfetto. Adesso andiamo di nuovo nel nostro menu, Cinestyle, ok, torniamo così, ok, robottino in fuoco, spada del fuoco in fuoco, va bene, perfetto. Ok amici, allora guardiamo qua la ripresa di questo robottino, possiamo vedere che già i colori non sono male anche nella versione standard e non abbiamo delle grandissime fonti di luci che ci ha sparato troppi colori, abbiamo bisogno di un high dynamic range di colori, però diciamo che filmare in log va sempre bene, un po' lì nella ombra, negli scuri. Qua in quest'altra ripresa della cucina avevo più ombre e possiamo vedere che la cucina nello standard è diventata abbastanza molto scura, invece negli altri un po' meno, e quindi si potrebbe regolare in futuro. Comunque tra i due profili non c'è una grossa differenza. Ok, va bene amici, allora questo è quanto per questo tutorial. Avete visto come installare Magic Lantern e avete visto come installare i profili. Sinceramente tra i due profili Drobiazko e Cinestyle non c'è una grossa differenza, forse preferisco Drobiazko che è un po' più, rende il filmato un po' più chiaro, però sono abbastanza tutti e due simili, quindi potete scaricarne e installarvelo solo uno. Va bene, questo è quanto per questo tutorial. Se vi è piaciuto, like, commenti, iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta per un altro fantasticissimo tutorial. Ciao!